Siamo pronti per andare nelle Filippine! Eccoci pronti e carichi ad esplorare un nuovo paese. In questo video vi portiamo con noi durante il nostro lungo viaggio da Bangkok a Manila, con qualche piccolo intoppo, ma con tanta voglia di conoscere le Filippine. Bene ragazzi, sono le 9. 9? No, sono le 9:30, ci siamo svegliati questa mattina alle 5:40. E siamo già al Suvarnabhumi di Bangkok e stiamo aspettando di prendere il volo, a dire la verità stiamo andando già al gate, per prendere il volo con la Cebu Pacific per Manila. Sì, sono 3 ore di volo. Qui a Bangkok l'aeroporto è abbastanza trafficato, abbiamo visto già stamattina, abbiamo fatto un bel po' di coda per lasciare i nostri bagagli. C'è parecchio movimento, quindi è ritornato tutto alla normalità, diciamo. Sì, diciamo che questo è l'aeroporto che ricordavamo tipo nel 2018 e inizio 2020. Poi l'anno scorso era completamente deserto. Dai, possiamo dire che le cose sono tornate alla normalità, finalmente. Ci piace un sacco il Suvarnabhumi, ci sentiamo come a casa, l'abbiamo già detto in qualche altro video. Poi ci sono questi carrellini davvero comodi, ma perché non li mettono anche da noi? Cioè sono comodissimi. Poi è molto pulito l'aeroporto, bello spazioso e ci piace. Ragazzi, ci siamo fermati a prendere un panino, ci siamo ridotti a prendere un panino del Subway. Questo c'era? Però era in alternativa al caffè a 4 euro, che ci sembrava uno sproposito. Noi ci lamentiamo a casa nostra, ma guardate che dalle altre parti non è meglio, fidatevi. 4 euro un caffè in aeroporto? No, per principio non l'abbiamo preso. E 15 euro il panino del Subway. Quindi siamo curiosi perché per la prima volta viaggiamo con la Cebu Pacific, che per chi non lo sapesse è una compagnia low cost delle Filippine. Esatto. Allora, abbiamo letto delle recensioni che non ne parlano benissimo, infatti abbiamo avuto qualche problema anche durante la prenotazione. Allora, il sito è pessimo. Sì, Ci impiega una vita. Tra l'altro avevamo anche prenotato una tratta, che poi ci hanno preso i soldi, non ci hanno dato i biglietti, ci hanno ridato indietro i soldi, tutto bene. Però è una perdita di tempo pazzesca. e oltretutto bisogna stare molto attenti quando si prenota perché il sito aggiunge in automatico sia il pasto a bordo che l'assicurazione, quindi dovete essere voi a Togliere dal togliere il carrello. flag esatto, perché ve li aggiunge in automatico. Noi abbiamo fatto in tempo ad accorgerci dell'assicurazione, ma in realtà ci è scappato il cibo, quindi in aereo avremo anche del cibo che però non mangeremo. Per il costo di 10 euro, tra l'altro. Comunque siamo curiosi di viaggiare con questa compagnia, anche vedere un po', lasciare la nostra recensione e il nostro feedback. Vogliamo questi 10 minuti di tempo per raccontarvi un po' il programma che abbiamo per le Filippine. Sì, appunto noi stiamo andando a Manila dove passeremo 2 notti, comunque arriviamo pomeriggio e domani ci diamo un tempo per esplorare la città. Dopodiché siamo diretti per le isole, quindi passeremo una settimana sull'isola di Boracay. Esatto, e dopo ci dirigeremo a Cebu e diciamo che il nostro giro comprende Cebu, giusto una notte anche lì, poi Malbol, Siquijor, Bohol per poi ritornare a Cebu e prendere il nostro volo che ci porterà fuori dalle Filippine. Questa è l'idea generale. Abbiamo cercato di fare questo itinerario in modo logico perché come vedete dalla mappa è più o meno un cerchio, quindi non si ribalza da una parte all'altra e abbiamo cercato di ottimizzare il tempo, ecco. Sì, le Filippine infatti abbiamo fatto qualche ricerca e sono abbastanza difficili da girare, cioè nel senso non difficili, però richiedono un pochettino di programmazione. Esatto. Infatti rispetto a tutti gli altri nostri viaggi, questa qua l'abbiamo programmata un po' con anticipo, diciamo. Sì. Abbiamo acquistato già tutti i biglietti aerei
E anche perché quando al check-in, quando entrate nelle Filippine, vi chiedono già il biglietto di uscita, quindi è un pochettino meglio programmarci in anticipo. Poi vediamo se magari fermarci un po' più a distinto in qualche posto che non avevamo programmato, diciamo che abbiamo un po' di margine, però diciamo l'area dove ci sposteremo è già definita, sarà quella. Abbiamo scelto di concentrarci più che altro su un'area e goderci quell'area, per non rimbalzare appunto da una parte all'altra, perché non sembra, ma le Filippine ci sono tante isole davvero belle e quindi abbiamo fatto anche fatica a scegliere che parte visitare per primo. Esatto, sì. Diciamo che questa volta ci concentreremo più che altro sulla parte di Cebu e magari chi lo sa, se ci piacerà ritorneremo a visitare Palawan, Sì. Il Nido, Coron, tutte quelle altre zone bellissime che le Filippine hanno da offrire. Noi ovviamente ci auguriamo di trovare bel tempo perché le Filippine, essendo appunto più di 7000 isole, è tutto concentrato sul mare, su queste belle spiagge, questi bei colori del mare, e quindi speriamo che il tempo ci aiuti in Se questo. dalla nostra parte, sì. Ovviamente trascorso il nostro mese nelle Filippine faremo un video per riassumere la nostra esperienza nel paese, come ci siamo trovati, e i corsi per viaggiare appunto nelle Filippine, vari spostamenti, come ci siamo trovati in generale nel nostro itinerario. Sì, quindi se vi interessa anche questa parte, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, Continuate a guardare tutti i nostri video attivate la campanella per ricevere le notifiche, e mettete mi piace come al solito. esatto, e commentate i nostri video perché è un modo gratuito per sostenerci e sostenere il nostro canale. Sì, Grazie! Adesso andiamo perché stanno iniziando ad imbarcare. sì, se no rimaniamo qua. Ma è grande, non me lo aspettavo così grande. Da fuori sembrava più piccolo l'aereo, invece sono 9 posti. C'è pure la musica. Vabbè. Tra l'altro stiamo viaggiando con un Airbus 330, ero convinto di viaggiare con un A320, visto che comunque la tratta sono appena 3 ore di viaggio, e invece no, abbiamo questo aereo che è un po' più comodo. Tra l'altro ci è andata bene perché il boarding è completato e guardate qua, posto libero. Che fortuna. Ci è andata bene davvero perché l'aereo è comunque pieno. Sì, i sedili non sono molto comodi, devo dire la verità, sono un po' scomodi. Cioè, non sono molto imbottiti, sento il ferro Sì. praticamente sotto al sedere. E Per beh, fortuna sono solo 3 ore. Sì, e beh, ma infatti per essere comunque una 330, comunque lo spazio anche dei sedili è stretto, però è un volo di una compagnia low cost. Vediamo come va. Dopo un'ora e un quarto fermi stazionari, e diciamo sulla pista di rullaggio, stiamo tornando indietro perché l'aeromobile ha un problema tecnico e devono cercare di risolverlo. Non ci sanno dire quando si ripartirà e siamo già in ritardo di un'ora e un quarto. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento dopo 2 ore di ritardo, che siamo rimasti fermi e bloccati sull'aereo. A un certo punto le hostess erano sparite e Salvatore è andato anche abbastanza arrabbiato perché non ci davano informazioni e a chiedere appunto spiegazioni del motivo anche del guasto, perché iniziavamo un po' a preoccuparci. Visto che dicevano solamente che l'aeromobile aveva problemi tecnici, ho capito, ma quale problema tecnico? Still telling people we have technical issues with the aircraft and we still don't know what's happening with the aircraft. Cioè, io devo saperlo, io ho pagato il biglietto e voglio sapere che problemi ha l'aeromobile. Esatto, ci hanno fatto rimanere praticamente 2 ore fermi in aereo senza manco offrire, per dire, anche un bicchiere d'acqua, solo scusandosi. Dopo diverse volte che sono andato lì, ad un certo punto il comandante annuncia che il problema è stato risolto e tra poco ripartiremo. Ma non basta questo. Io allora sono andato di là con la fotocamera e gli ho detto: che problema ha avuto l'aeromobile? Dovete dirla questa cosa qua. Allora è andata l'hostess a parlare con il comandante e infatti gli ha detto che io stavo registrando tutto e niente, infatti 2 minuti dopo il comandante ha detto che il problema con l'aeromobile è stato un problema col condizionamento, con il sistema di condizionamento. A quanto pare c'era una perdita che è stata sistemata. Aveva iniziato anche a fare abbastanza caldo dentro l'aereo, infatti tutti si erano un attimo un po' agitati, erano tutti che si sventolavano con il dépliant della sicurezza.
Però niente dai, adesso dovremo ripartire a breve. Thank you for your attention once again. Once again, please accept our apologies for this delay. We have winner here in front, in the middle. How about at the back? Congratulations to our winners. And the correct answer is Garnet. Thank you for joining our game. Ce l'abbiamo fatta! Sì, ci è voluto 6 ore per un volo di 3, però Ce vabbè, dai. l'abbiamo fatta! Importante essere sani e salvi. Ragazzi, finalmente Ce l'abbiamo fatta. dopo una giornata intera siamo Sì, arrivati. questo transfer è stato lunghissimo. Praticamente ci siamo svegliati alle 5:40 per fare queste 3 ore di volo e siamo arrivati in hotel qui a Makati alle 20:40. Siamo Sì. davvero stravolti. Vabbè, 20:40 perché tra Bangkok e Manila c'è un'ora di fuso orario in avanti. Sì, quindi... se no sarebbero le 19:40. Comunque Esatto. più di 12 ore per fare 3 ore di volo è devastante. Infatti ci siamo presi al volo una pizza, ce la siamo fatti portare in camera e almeno da recuperare un po' di energie, perché voglia di andare in giro adesso a trovare un posto dove mangiare non ne avevamo, proprio No, zero. anche perché guardando su Google Maps chiudevano tutti tra tipo mezz'ora, quindi Sì, esatto. abbiamo preferito salvarci con la pizza che, grazie al cielo, chi l'ha inventata è un salvavita praticamente. Ottimo, dai. Comunque, vabbè, è stata un po' una giornata stressante, appunto perché il volo ha avuto queste 3 ore qua di ritardo. Ci ha scombussolato un po' i piani, perché pensavamo al pomeriggio di essere già a Manila, magari a prendere confidenza con i dintorni di dove ci troviamo e magari berci un cafferino con calma, invece tutto saltato, siamo arrivati qua sparati, stanchi e adesso doccia e andiamo a letto. Comunque ragazzi, grazie di averci seguito fino a qui, oggi Sì. nel nostro transfer. Noi non vediamo l'ora di esplorare un po' le Filippine, quel giro che vi abbiamo raccontato poco fa, e soprattutto Manila, che la iniziamo a esplorare da domani. Quindi se vi interessa iscrivetevi al nostro canale. Attivate la campanella delle notifiche così non perdete nemmeno uno dei nostri video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie!